Stai cercando una borsa all'uncinetto di facile esecuzione e che si adatta a qualsiasi look? Allora hai trovato il tutorial giusto per te. Io sono Silvia, questo è il mio canale YouTube Uncinetto d'Argento e non vedo l'ora di realizzare insieme a te questo nuovo progetto. Cominceremo realizzando un fondo rettangolare infilato. Vedremo insieme passo passo come eseguire questa lavorazione semplice ma di tendenza e come applicare correttamente questi manici in bambù al progetto. Inoltre all'interno del tutorial tanti spunti e consigli per personalizzare interamente il tuo progetto. Realizzata interamente in filato, questa borsa ha misure completamente personalizzabili. Può infatti essere eseguita più grande o più piccola a seconda del gusto e delle esigenze. La mia versione in particolare è una versione mini, infatti la borsa misura 24 cm in larghezza per 20 cm in altezza, con una profondità di circa 10 cm. All'interno del tutorial tutte le misure in centimetri e i vari passaggi step by step adatti anche per principianti per replicare questo progetto che è stato realizzato con i materiali di Tessiland tranne la fodera e l'etichetta. In particolare ho utilizzato una coppia di manici in bambù carbonizzati scuri con attacchi color oro, larghezza 15 cm, altezza 12 cm. Come filato il Super Tie in colore rosso. La singola rocca ha un peso di 200 grammi per una lunghezza di circa 120 metri. Consigliato uncinetto dal 4 al 5. Vi lascerò indicato sullo schermo il numero esatto di rocche utilizzate per questo progetto. Per fissare i manici 4 ponticelli con alette. Attenzione, questi che vi sto mostrando misurano 20 x 10 mm, mentre quelli che trovate sul sito di Tessiland sono leggermente più grandi, infatti misurano 30 x 13 mm. Come chiusura un bottone magnetico color oro con alette sul laterale per essere direttamente cucito al mio progetto. Come fodera uno scampolo in cotone del marchio Gütermann. Per quanto riguarda la chiusura io ho optato per un semplice bottone magnetico, ma può essere sostituito da una cerniera zip. Possiamo creare una spalletta per inserire una chiusura a scatto oppure una chiusura a girello. Insomma, un progetto interamente personalizzabile. Non ci resta quindi che prendere in mano il nostro uncinetto e cominciare, e se questo tutorial sarà di tuo gradimento, ricordati di lasciarmi un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video, e se non vuoi perderti altri tutorial borsa studiati passo passo per te, non ti resta che iscriverti al canale cliccando sull'apposito pulsante presente sempre sotto il video. In base alla tipologia di filato e alla mia mano di lavorazione andrò ad eseguire il tutto con un uncinetto 4,5. Cominciamo il nostro progetto partendo dal fondo. Sarà un fondo rettangolare e sarete voi a deciderne le misure. Infatti potrete stabilire la profondità e la larghezza della borsa in base al numero di catenelle che andrete ad avviare e al numero di giri di lavorazione che andrete ad eseguire. Con una nota importante. Al termine del giro di perimetro, quindi al termine della lavorazione del fondo, per poter poi eseguire il punto di lavorazione che vi ho mostrato, dovrete avere una base composta da un numero di maglie pari. Il numero di catenelle da avviare andrà ad incidere sulla profondità del vostro fondo. Nel mio caso, fatto il cappio al mio filo, vado ad avviare 11 catenelle. Completate le 11 catenelle, devo ora tornare indietro nella penultima catenella lavorata, nel mio caso la numero 10. Vi entro all'interno ed eseguo un punto basso e lavoro una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta, fino ad arrivare al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, nel mio caso, al termine del giro, avrò un totale di 10 maglie basse.
Lavorata l'ultima maglia bassa, ho così completato il primo giro di lavorazione del mio fondo. Per cominciare il successivo, realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro. Ho definito di supporto questa catenella perché non va a sostituire alcun punto, serve solamente per voltare il lavoro e rendere il passaggio più morbido. Come proseguire per questo giro e tutti i prossimi giri? Non dobbiamo far altro che lavorare una maglia bassa sopra ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni. Quindi nel mio caso, al termine di ogni giro, avrò sempre un totale di 10 punti. Partendo quindi dal primo punto disponibile, che corrisponde anche all'ultima maglia bassa lavorata, eseguo un punto basso. Proseguo in questo modo con una maglia bassa sopra ciascun punto. Lavorata l'ultima maglia bassa, ecco completato il secondo giro. Dobbiamo lavorare in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un totale di 26 giri di lavorazione. E al termine di ogni giro, prima di cominciare il successivo, è importantissimo eseguire sempre una catenella di supporto. Proseguo quindi in questo modo, lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto, giro dopo giro, fino ad ottenere questo risultato, 26 giri di lavorazione e a questo punto, quindi prima di eseguire il giro di perimetro, il mio pannello misura 21 per 9 cm. Andiamo ora ad eseguire insieme il giro di perimetro di questo pannello per completare la lavorazione del fondo. Lavorato l'ultimo giro, realizziamo sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Sul primo punto disponibile lavoriamo una maglia bassa e la segniamo con un marcatore. Il marcatore indica la prima maglia bassa del nostro giro di perimetro. Proseguiamo con una maglia bassa sopra ciascun punto fino ad arrivare all'angolo opposto. Sull'ultimo punto del giro dobbiamo lavorare la sequenza di punti che comporrà il nostro angolo. Quindi entriamo nel punto e lavoriamo maglia bassa, una catenella, ruotiamo il pannello e lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto, quindi dove abbiamo appena eseguito la maglia bassa precedente. Maglia bassa, catenella e maglia bassa sarà la nostra sequenza per tutti gli angoli. Siamo sul primo lato lungo del nostro fondo e dobbiamo eseguire una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare al prossimo angolo. Entro quindi in questo punto e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso, fino ad arrivare all'angolo. Arrivati all'angolo, sulla nostra sinistra ci sono le catenelle con le quali abbiamo avviato la lavorazione del fondo. Nella catenella qui, quella presente nell'angolo, lavoriamo la nostra sequenza di punti. Maglia bassa, catenella, ruotiamo il pannello, maglia bassa nello stesso punto di base. E proseguiamo lavorando una maglia bassa all'interno di ciascuna catenella fino ad arrivare all'angolo opposto. E nell'ultima catenella disponibile, questa qui, ripetiamo la nostra sequenza: maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto di base. Siamo ora davanti al secondo lato lungo del nostro fondo. Anche qui, come sull'altro lato, dobbiamo eseguire una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, fino a ritrovarci qui, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro. Sappiamo che in ogni angolo del fondo dobbiamo lavorare maglia bassa, catenella e maglia bassa. Nel quarto e ultimo angolo, la prima maglia bassa l'abbiamo già lavorata, è quella che abbiamo segnato con il nostro marcatore.
la prima maglia bassa del giro di perimetro. Nello stesso punto, qui, dobbiamo lavorare una seconda maglia bassa. E per chiudere l'angolo e di conseguenza il fondo in modo invisibile, ci resta da realizzare la catenella. Per fare questo allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Giriamo il pannello così da avere frontalmente davanti a noi il lato corto. Con l'ago dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia che abbiamo segnato col marcatore, prendendo entrambe le costine. In questo modo. Tolto il marcatore, portiamo il filo verso di noi e dobbiamo tornare indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa volta passando al centro tra le due costine che la compongono. In questo modo. Il filo passa così sul retro del lavoro e lo andiamo a bloccare al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato. Al termine del giro di perimetro il mio fondo ha raggiunto queste misure, 24 x 10 cm. Realizzo un cappio con un nuovo filo e scelgo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo. Con l'uncinetto vado ad entrare nel punto scelto prendendo solamente la costina più lontana rispetto a me, la costa retro. In questo modo carico il filo e lo porto attraverso. Prendo il filo e blocco. Questo è il primo punto del nostro giro, al quale manca la parte superiore che andremo a completare con la chiusura. Mi sposto sul punto successivo prendendo sempre e solo la costa retro del mio punto. Quindi entro in questo modo, prendo il filo e lavoro un punto basso. Per farvi comprendere al meglio i passaggi per la chiusura del giro, vado a segnare questo punto con un marcatore e proseguo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che mi si presenta fino al termine del giro. Come chiudere il nostro giro e cominciare il successivo? Allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia che abbiamo segnato con il marcatore. In questo modo sotto ad entrambe le costine. Rimuoviamo il marcatore, prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. L'asola diventa così la parte superiore del primo punto con il quale ci siamo agganciati alla lavorazione del fondo. Dobbiamo ora cominciare il nuovo giro. Tenendo ferma l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Questi sono i due fili che la compongono. Con l'uncinetto dobbiamo passarvi al di sotto. In questo modo, prendere il filo proveniente dalla rocca, portarlo attraverso, così da creare una nuova asola, recuperare quella lasciata sul retro del lavoro, prendere il filo e chiudere. Questa sarà la prima maglia bassa del nostro giro. La parte superiore l'andremo poi a creare con la chiusura. Ci spostiamo ora sul punto successivo. Anche qui dobbiamo lavorare una maglia bassa, ma la andiamo ad eseguire in costa retro, prendendo cioè solamente la metà costina più lontana rispetto a noi. E segniamo questo punto con un marcatore, così sarà più facile eseguire la chiusura del giro. Sulla maglia successiva eseguiamo un punto basso, prendendo entrambe le costine. E sulla maglia seguente nuovamente una maglia bassa in costa retro. Questa alternanza di maglia bassa normale e maglia bassa in costa retro dobbiamo ripeterla per tutto il giro. Quindi lavoro una maglia bassa normale, una maglia bassa in costa retro, fino ad arrivare davanti alla maglia segnata col marcatore.
Se abbiamo lavorato correttamente, l'ultimo punto del giro sarà una maglia bassa in costa retro. Vediamo ora come chiudere questo giro e cominciare il successivo. Allunghiamo l'asola e dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia che abbiamo segnato col marcatore. In questo modo prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e portiamo l'asola sul retro. Così abbiamo dato la parte superiore al primo punto del giro. In questo giro e in tutti i giri successivi lavoreremo punto su punto rispettando la stessa sequenza. Sopra la maglia bassa normale lavoreremo una maglia bassa normale, sopra la maglia bassa in costa retro una maglia bassa in costa retro. Faremo però una piccola variazione per quanto riguarda la maglia bassa normale. Infatti andremo a lavorare ogni maglia bassa al centro della V della maglia bassa sottostante. Vediamoli insieme. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e andiamo qui sul primo punto basso del giro. Dobbiamo entrare esattamente al centro della V che forma il punto basso. Prendiamo il filo, lo portiamo attraverso. Vedete che il punto esce proprio al centro della maglia bassa sottostante. Recuperiamo l'asola, prendiamo il filo e chiudiamo il punto. Il punto successivo è una maglia bassa in costa retro, quindi lavoriamo una maglia bassa in costa retro. E su questa maglia bassa in costa retro, il secondo punto del giro, poniamo il marcatore. Il punto successivo è una maglia bassa normale, quindi entriamo al centro e lavoriamo un punto basso. A seguire maglia bassa in costa retro. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. I passaggi per completare questo giro e iniziare il successivo sono quelli che abbiamo visto pochi secondi fa. Andiamo a togliere il marcatore, allunghiamo l'asola, entriamo sotto la maglia che avevamo segnato, prendiamo il filo, lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo sul retro del lavoro. Togliamo nuovamente l'uncinetto e andiamo qui, al centro della V del primo punto del giro, dove entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, recuperiamo l'asola sul retro, prendiamo il filo e chiudiamo il nostro primo punto. La maglia successiva è una maglia bassa in costa retro, quindi ripetiamo una maglia bassa in costa retro che segniamo con un marcatore. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere senza variazioni. Lavoriamo punto su punto, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. In particolare io ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere un'altezza di circa 18 cm. Andiamo ora ad eseguire l'ultimo giro di lavorazione del corpo borsa. Siete voi a decidere l'altezza del vostro corpo borsa. Lavorato l'ultimo giro con questo punto, andiamo ad eseguire la stessa chiusura fatta per i giri precedenti, con una variazione. Negli altri giri noi entravamo qui al centro del punto V per eseguire la prima maglia bassa del nostro giro. Per fare l'ultimissimo giro di lavorazione che andremo ad eseguire in costa retro, dobbiamo in questo caso prendere in considerazione i due fili che compongono la nostra asola. Dobbiamo passare con l'uncinetto sotto alla metà del filo, quello più lontano rispetto a noi. Quindi dei due fili che compongono l'asola, passo solamente sotto a quello più lontano rispetto a me. Prendo il filo, lo porto attraverso, recupero l'asola sul retro e lavoro un punto basso. Vedete che si forma così una stina in orizzontale come se avessimo lavorato una maglia bassa in costa retro. In costa retro lavoriamo anche il punto successivo sul quale posizioniamo il nostro marcapunti e proseguiamo con una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto per tutto il giro.
Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile, chiudiamo definitivamente questo giro, questa volta utilizzando un ago. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandone un pochettino in più. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Con l'ago dobbiamo passare da dietro sotto la maglia che abbiamo segnato con il marcatore. In questo modo togliamo il marcatore e portiamo il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultima maglia bassa lavorata, questa volta passando al centro tra le due costine, portando così il filo da verso di noi verso l'interno del corpo borsa. Abbiamo così chiuso la nostra lavorazione in modo invisibile. Utilizzando sempre l'ago andiamo a bloccare questo filo al di sotto dei punti che abbiamo appena lavorato all'interno del progetto. Abbiamo così completato il nostro corpo borsa. Per quanto riguarda la chiusura è a vostra scelta. Io ad esempio ho optato per una chiusura molto semplice. Metterò un bottone magnetico proprio qui al centro del progetto nella parte interna. Potete ad esempio inserire una cerniera zip, potete creare una piccola spalletta e applicare una chiusura a scatto, una chiusura a girello, insomma quello che preferite in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Vediamo ora come fissare i manici e i nostri ponticelli. Questi devono essere posizionati prima di andare a foderare il progetto, perché la parte interna dei ponticelli, le alette, deve rimanere poi nascosta dalla fodera. Come posizionare correttamente il manico? Prima di tutto dobbiamo prendere il corpo borsa e dividerlo in 4 parti, fronte e retro, quindi i 2 lati lunghi, e i 2 lati corti, che saranno i laterali. I manici devono essere fissati sul fronte e sul retro, alla stessa altezza e alla stessa distanza. Dividiamo quindi la nostra borsa aiutandoci anche con il nostro fondo. Avendo realizzato un fondo rettangolare è abbastanza semplice suddividere le varie parti. Decidiamo a che altezza fissare il nostro manico. Io ad esempio utilizzo come punto di riferimento l'ultimo giro di lavorazione, quello eseguito a maglia bassa in costa retro, e faccio combaciare la parte qui in alto dell'attacco in metallo proprio con questa riga, così sono sicura che i miei manici saranno perfettamente dritti. I ponticelli andrò a posizionarli in verticale in questo modo e ovviamente dovranno corrispondere alla parte inferiore dell'attacco in metallo del manico, esattamente in questa posizione. Se il manico appoggia in questo punto, il ponticello dovrà essere all'incirca a questa altezza. La metà qui al centro del ponticello deve corrispondere alla metà dell'attacco in metallo del manico. Lo impunto, sposto temporaneamente il manico e spingo il ponticello all'interno della lavorazione all'uncinetto. Il secondo ponticello andrà fissato nella stessa posizione. Riprendo i miei manici, verifico la distanza e alla stessa altezza vado a fissare il secondo ponticello. Verificato che i ponticelli siano nella giusta posizione, all'interno della borsa andiamo a posizionare le placchette di sicurezza e apriamo le alette di ciascun ponticello. Ripetiamo poi gli stessi step sull'altro lato del nostro progetto. Prima di realizzare la fodera vado a cucire sul mio corpo borsa la mia etichetta personalizzata in metallo color oro. In questo modo la cucitura rimarrà all'interno della borsa e nascosta sotto la fodera. Potete trovare questa etichetta e tantissimi altri modelli di etichette personalizzabili sul sito di Fungolabel. Vi lascio il link scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Tantissimi modelli, materiali e colori per personalizzare tutte le vostre creazioni. Ho realizzato la mia fodera e l'ho posizionata utilizzando degli spili a 1 centimetro dal bordo superiore del mio progetto. Per imparare a realizzare passo passo le fodere per borse c'è il mio corso online Guida completa per borse all'uncinetto. Il link è nel box informazioni subito sotto il video. Con ago e filo vado ora a cucire la fodera e al centro del lato lungo posizionerò le 2 parti in metallo della mia chiusura magnetica. Per inserire questa parte del manico nello spazio del ponticello, con un cacciavite andiamo a svitare la barra superiore della parte in metallo.
in questo modo. Inseriamo questa parte all'interno del ponticello, riposizioniamo la barra facendola passare attraverso il manico in bambù e usando sempre il cacciavite andiamo a riavvitare. Ripetiamo lo stesso passaggio per tutti i ponticelli. Ed ecco la nostra borsa finita e pronta per essere indossata. Che cosa ne pensate di questo progetto? Vi è piaciuto? L'avete trovato di ispirazione? Fatemelo sapere con un bel pollice in su e con un commento proprio qui sotto il video. Grazie alla rigidità e allo spessore di questo cordino non sono stati necessari supporti interni, ma ovviamente se volete la vostra borsa ancora più rigida non dovete far altro che inserirli prima di foderare. Vi ricordo che tutti i materiali tranne la fodera e l'etichetta sono disponibili sul sito di Tessiland, ma ovviamente potrete replicare questo progetto con i materiali che preferite. E vi ricordo che tutte le misure della borsa sono personalizzabili, potete infatti replicarla più grande, più piccola, a seconda delle vostre esigenze. Se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi, non dovete far altro che iscrivervi al canale cliccando sull'apposito pulsante presente sotto il video. Perciò con questa nuova borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in una mia nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.